Ciao, oggi ti mostrerò come preparare in casa una colomba simile a quelle artigianali di pasticceria. Iscriviti al canale e partiamo con il video. Iniziamo preparando un lievitino con 45 g di latte fresco intero a temperatura ambiente, 50 g di lievito madre secco e 40 g di farina per panettoni. Creiamo una pallina di impasto omogenea e lasciamo lievitare a temperatura ambiente fino a quando raddoppia di volume. Ci vorranno circa 4 ore. Quindi se usiamo la planetaria portiamo il lievitino nella ciotola. Aggiungiamo 95 g di latte fresco intero a 28 gradi centigradi e 50 g di zucchero semolato. Mischiamo bene con la foglia fino ad ottenere un composto omogeneo. Quindi aggiungiamo 190 g di farina per panettoni setacciata, incorporiamo bene la farina cambiamo la foglia con il gancio per impastare e incorporiamo uno alla volta 3 tuorli del peso totale di 50 grammi. Continuiamo ad impastare per circa 10 minuti a velocità medio-alta. Poi versiamo 50 g di burro fuso intiepidito e impastiamo fino a quando sarà stato completamente assorbito. Quindi lasciamo nuovamente lievitare nel forno spento con la luce accesa fino a quando l'impasto raddoppierà di volume. Ci vorranno circa 2 o 3 ore. Nel frattempo tagliamo a cubetti 100 g di cedro candito e 100 g di scorza di arancia candita. Poi sminuzziamo 20 g di arancia candita e 10 g di cedro candito. Passato il tempo di lievitazione, versiamo nell'impasto 110 g di farina per panettoni setacciata, (50 g di zucchero semolato), la frutta candita appena sminuzzata,
un quarto di cucchiaino di sale e la scorza grattugiata di un limone biologico. Quindi iniziamo a impastare sempre con il gancio. Versiamo 50 g di latte fresco intero a temperatura ambiente e 3 tuorli, sempre uno alla volta. Impastiamo per 10-12 minuti a velocità medio-alta. E quindi versiamo 50 g di burro fuso intiepidito. Impastiamo fino a quando il burro verrà assorbito e l'impasto sarà liscio ed omogeneo. Portiamo l'impasto su un piano di lavoro incorporiamo la frutta candita a cubetti e lavoriamo l'impasto con una spatola per conferire una forma a palla. Quindi lo lasciamo riposare sul piano da lavoro per 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti tagliamo l'impasto in 2 porzioni e creiamo dei filoncini. Che andiamo a disporre a croce nello stampo apposito da 1 chilo. Copriamo con pellicola e lasciamo lievitare in forno spento con la luce accesa, fino a quando l'impasto arriverà a circa 1 centimetro dal bordo dello stampo. Nel frattempo prepariamo una glassa alle mandorle, sminuzzando insieme 120 g di zucchero semolato, 50 g di mandorle pelate,
15 g di nocciole tostate e 5 g di pinoli. Quindi aggiungiamo 50 g di albume e frulliamo ancora fino ad ottenere la nostra glassa per colombe. Quando l'impasto è correttamente lievitato, cospargiamo la glassa sulla superficie. E applichiamo mandorle, granella di zucchero e pinoli a piacere. Quindi inforniamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi centigradi per 10 minuti. Poi abbassiamo la temperatura a 170 gradi centigradi e proseguiamo la cottura per altri 10 minuti. Trascorsi i primi 20 minuti inseriamo la sonda del termometro per alimenti al centro della colomba. Copriamo con carta argentata con la parte lucida verso l'alto e proseguiamo la cottura fino a quando il cuore della colomba raggiungerà la temperatura di 94 gradi centigradi. Quindi portiamo la colomba su una gratella e inseriamo velocemente l'apposito spillo che servirà a completare il raffreddamento della colomba a testa in giù. Lasciamo così la colomba per circa 2 ore per evitare che collassi al centro. Una volta raffreddata completamente, conserviamo la colomba ben chiusa in una busta di plastica per 1 o 2 giorni prima della consumazione. Rimani con noi, dai un'occhiata alla ricetta della nostra pastiera napoletana o alla playlist dei classici italiani. Ci vediamo al prossimo video.